Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa bellissima Lilo che muove la testa, muove le braccia, è molto carina, si possono infilare e sfilare le ciabattine ai piedi. Spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa di Lilo abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo una media in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo per altri 9 giri 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Lavoriamo per altri 6 giri, 12 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Se nel caso volete soltanto andare a cucire, potete anche fermarvi alle 12 maglie e chiudere il lavoro. Lasciate il filo lungo in modo da poterlo poi cucire al collo. Nel caso avete fatto i 6 giri in più, andate a staccare il filo e poi dovete inserire questa parte qui all'interno del lavoro, in modo che poi possiamo inserire il collo e andare poi a girare la testa. La inserite in questo modo qui all'interno, vi aiutate con una penna ad inserirlo all'interno e poi andremo ad inserire il collo qui. Per realizzare le gambe abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le 24 maglie lavorate in costa dietro, prendiamo solo la parte di dietro della maglia e le lavoriamo in questo modo, prendendo solo questa parte qui. Lavoriamo le 24 maglie per altri 3 giri, lavorate normalmente. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 16 maglie basse. Ora andiamo a sostituire il filato con quello bianco e facciamo per altri 2 giri 16 maglie con questo filato. E poi andiamo a staccare il filo per la prima gamba, andiamo a fare la seconda gamba allo stesso modo e le andremo ad unire. Per unire le gambe facciamo in questo modo, ci troviamo in questo punto qui lateralmente, dobbiamo lavorare 8 maglie in questa gamba, poi faremo 2 catenelle e ci uniremo nell'altra gamba. Lavoreremo poi tutte le 16 maglie di questa gamba, lavoriamo anche le 2 maglie sulla parte di dietro delle catenelle e completeremo il giro con le restanti 8 maglie e poi andremo a lavorare in totale 36 maglie. Ho lavorato le 8 maglie, ho fatto le 2 catenelle, vado ad unirmi nell'altra gamba qui lateralmente e lavoro le 16 maglie per questa gamba. Poi vado a lavorare le catenelle sulla parte di dietro, dopo aver fatto tutto il giro di questa gamba, lavoro le catenelle alla parte di dietro e vado a completare il giro delle 8 maglie fino ad arrivare all'inizio del lavoro, in totale 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 36 maglie basse su quelle appena lavorate, quindi dobbiamo lavorare anche queste due dalla parte davanti della catenella e dalla parte di dietro, in totale 36 maglie basse. Riprendiamo il filato che abbiamo utilizzato prima, andiamo a fare un altro giro di 36 maglie con questo filato. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie basse.
Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri, 24 maglie basse. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica e facciamo ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Dopo aver riempito bene facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie. Lavoriamo le 10 maglie per altri 6 giri, poi stacchiamo il filo. Terminati i giri possiamo staccare il filo e andiamo a riempire bene, volendo possiamo mettere anche uno stecco all'interno in modo da far reggere meglio la testa. Per le braccia abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 10 giri e 8 maglie basse. Sostituiamo il filato con quello rosso e andiamo a fare un giro di 8 maglie con questo filato rosso. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare un altro 2 giri di 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte del braccio. E ora andiamo a ricamare gli occhi. Io ho messo 2 spilli in modo da vedere il centro dell'occhio. Vado a togliere il primo spillo e vado a fare la mia pupilla proprio qui. Parto dalla pupilla, poi ognuno vede come si trova meglio, io preferisco fare così, parto al centro della pupilla e vado a fare la mia pallina. Vado dall'altra parte e faccio la stessa cosa, dove è lo spillo, tolgo lo spillo e vado a fare la seconda pupilla. E ora vado a disegnare con il filo nero il contorno dell'occhio. Faccio in questo modo, creo l'occhio a mandorla e vado a riempire prima con il marrone intorno alla pupilla qui e poi vado a riempire di bianco la parte restante. Vado a fermare bene il filo passando sopra e vado a fare la stessa cosa anche per l'altro occhio. E ora con il filo bianco vado a riempire tutta questa zona intorno all'occhio e anche questa parte qui, quindi vado a riempire tutto con il filo bianco. E ora con il filo marrone andiamo a contornare la pupilla in questo modo. E poi andiamo a riempire questa zona qui che abbiamo circondato. Andiamo piano piano con il filo e andiamo a riempire così. Con un po' di filo bianco andiamo a fare poi la pupilla bianca, diciamo il punto luce nell'occhio, poi andiamo a fare una riga per la bocca e le sopracciglia, sempre con il filo nero.
e utilizzando lo stesso filato che abbiamo utilizzato per la testa andiamo a fare il nasino. Basta passare un po' il filo in questo modo e andiamo a riempire un po' questa zona qui. Per i capelli io vado ad utilizzare della lana e quindi vado a fare un anello magico di 6 maglie e vado ad utilizzare anche un uncinetto numero 3 mm, quindi un pochino più spesso. Vado a chiudere l'anello magico di 6 maglie e vado a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ora dobbiamo andare a lavorare solo su le prime 20 maglie, quindi giriamo il lavoro in questo modo e dobbiamo lavorare solo la parte di dietro, lavoriamo solo le 20 maglie. Giriamo e lavoriamo di nuovo 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 18 maglie lavorate. Lavoriamo le 18 maglie per altri 15 giri. Con delle maglie bassissime andiamo a raggiungere la parte superiore, oppure potete staccare il filo se preferite, e dobbiamo andare sulla parte della frangia, qui sul davanti. Arrivati qui sul davanti dobbiamo saltare le prime 3 maglie in questo modo e andiamo a fare una catenella, 1 2 3 e 4 maglie. Andiamo a lavorare sulle 3 catenelle subito dopo e andiamo a fare delle maglie basse. Saltiamo una maglia di base, andiamo nella prossima e facciamo una maglia bassissima, poi saltiamo 2 sempre con le maglie bassissime e andiamo a fare un'altra catenella, però questa volta di 3 maglie, 1 2 e 3, e lavoriamo solo 2 maglie basse. Saltiamo una sola maglia, andiamo nella prossima e facciamo una maglia bassissima, andiamo nella prossima, facciamo una maglia bassissima e di nuovo andiamo a fare 1 2 3 catenelle e andiamo a fare delle mezze maglie questa volta nelle 2 maglie. E ci andiamo a chiudere sempre con una maglia bassissima alla base, e questa sarà la frangia davanti. Terminiamo il giro con delle maglie bassissime fino a raggiungere lì dove abbiamo cominciato. Se avete usato le maglie basse, altrimenti staccate il filo e andate a cucire. E poi dobbiamo andare a cucire i capelli sulla testa in questo modo. Mettiamo la frangia così e la andiamo a cucire. Per le orecchie facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e possiamo chiudere il lavoro, e questo sarà l'orecchio. Per realizzare le ciabattine avviamo con l'azzurro un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ne andiamo a fare un altro uguale e le dobbiamo sovrapporre in questo modo. Dobbiamo poi andare a chiudere le 2 lavorazioni insieme. Possiamo fare delle maglie basse oppure andare a cucire i 2 pezzi. Facciamo il giro di maglie basse unendo tutte e 2 le parti, quella di sopra e quella di sotto, e proseguiamo così per tutto il giro. Ora da questo punto andiamo a lavorare 12 catenelle e ci andiamo ad agganciare dall'altra parte.
Fatte le 12 catenelle, andiamo dall'altro lato e ci andiamo ad agganciare qui a specchio. Facciamo una maglia bassissima in modo da chiudere questa parte e poi andiamo a lavorare delle maglie basse sulle 12 catenelle. Entriamo in ogni maglia e facciamo la nostra maglia bassa fino ad arrivare dall'altro lato e possiamo staccare il filo. Stacchiamo il filo e poi andremo a bloccarlo con ago e filo. Possiamo poi andare ad inserire i piedi all'interno e volendo possiamo anche cucirli. Se invece preferite potete lasciarle anche così. Inseriamo la testa al collo e poi con l'ago un pochino più lungo dobbiamo andare a passarlo in questo modo. Lo facciamo salire sopra, poi ripassiamo verso il basso e andiamo così a bloccare il collo. Passiamo più volte in modo da fissarlo per bene. Sia la parte davanti che la parte di dietro. In questo modo il collo potrà essere, la testa potrà essere girata. Con ago e filo andiamo a fissare i capelli, andiamo a bloccarli per bene, tutto bene intorno e anche sulla frangia. Sistemiamo le orecchie al lato della testa e le andiamo a cucire in questo punto qui, all'attaccatura. Per il vestito abbiamo una catenella di 18 maglie, lavoriamo 18 maglie basse nelle 18 catenelle. Lavoriamo un altro giro di 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Facciamo un altro giro di 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Alla fine di questo giro ci andiamo ad unire dall'altro lato e dobbiamo lavorare ora le 42 maglie unite. Quindi andiamo a fare un altro giro di 42 maglie in questo modo, una maglia in ogni maglia. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo per altri 13 giri 48 maglie basse. Dopo aver terminato i giri possiamo staccare il filo e poi andremo a fare delle decorazioni sul vestito. Possiamo fare queste foglie in questo modo, potete farla come più vi piace, potete anche usare il pannolencio, magari ritagliare il pannolencio e fare le foglioline e poi applicarle, incollarle, oppure potete fare come andrò a fare io questi ricami. Potete renderli più volte, magari ripassando più volte il filo, oppure lasciarli così come più vi piacciono, come più vi riescono. Io vado semplicemente a creare queste foglie in questo modo, faccio prima la riga centrale e poi su questa riga vado a creare prima da un lato tante righe sempre più lunghe andando verso il basso e più corte verso l'alto e vado a decorare in questo modo, prima questo lato e poi successivamente vado a fare la stessa cosa dall'altro lato. Quindi man mano che scendo vado ad allungare un po' le righe in modo da farla più larga verso la fine e più stretta all'inizio. Dopo aver fatto tutto questo lato, arrivata alla base di sotto, vado a fare l'ultimo e poi vado a proseguire dall'altro lato. Quindi vado a fare anche di qua, prima
faccio queste lunghe visto che mi trovo da questa parte e poi vado man mano a farle più corte, cercando di creare queste foglie in questo modo. Poi se le volete più folte andate a fare altre righe in modo da riempire la parte, come preferite. E fate un po' di foglioline qui e là, più grandi, più piccole, sul vestito in modo da riempirlo in questo modo. Andiamo ad inserire poi il vestitino dai piedini e dobbiamo andare a cucire la parte di dietro del vestito con ago e filo e poi andremo a sistemare le braccia. Per le braccia potete passare l'ago lungo da una parte all'altra in modo da poterle poi muovere, oppure se preferite fissarle andate a fissarle cucendole vicino alla spalla. E dopo aver inserito il vestito vado a cucire dietro in modo da chiudere questa parte qui. Volendo potete mettere anche un battoncino come preferite. Con un ago lungo vado a fissare le braccia in modo che possano poi muoversi, vado a fissare prima uno, poi ne vado a fissare l'altro alla stessa altezza e poi ripasso il filo tante volte fino a quando non sarà ben saldo. Ed eccola terminata, ho inserito anche le scarpine e questa è la mia bellissima Lilo terminata. Può anche muovere le braccine, la testa, si possono sfilare le ciabattine è molto molto bella. Spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, un bacio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.